Ci credete che Bloodborne ha già 10 anni? Rispetto ad altri giochi del 2015, Bloodborne secondo me è invecchiato molto meno sotto certi aspetti, ma ad essere onesti, sotto altri, la sua età diciamo che comincia a farsi sentire. Bentornati sul mio canale ragazzi, e per chi fosse nuovo, benvenuti. Io sono Mushin e su questo canale mi occupo di solito di videogiochi o anime. Mesi fa avevo fatto una retrospettiva su Assassin's Creed Unity e ho visto che avete apprezzato in tanti il video e come avevo gestito quella sorta di post recensione. Perciò ho deciso di fare un video anche su Bloodborne, che guarda caso anche lui va a compiere 10 anni. Non so cosa ne pensate voi nello specifico di questo gioco, ma per me rimane tuttora il miglior titolo di From Software. Ci sono tornato molteplici volte durante gli anni e anche se tra i Souls che preferisco rigiocarmi ci sono solitamente Dark Souls 1 e 3, Bloodborne è una di quelle esperienze magiche che ti rimangono dentro. L'ho detto più di qualche volta nei miei video, ma la differenza per me tra un gioco che adoro e un gioco che amo sta tutta nell'atmosfera. Quella sensazione quasi impossibile da spiegare che deriva da insieme di colori, direzione artistica, sound design, eccetera eccetera, e Bloodborne è uno di quei rarissimi titoli che azzeccano perfettamente un certo tipo di atmosfera e non c'è davvero niente di simile. Perciò sì, sappiate che questa retrospettiva, nonostante io possa cercare di essere il più neutro e obiettivo possibile, sta venendo fatta da una persona che adora Bloodborne, l'ha adorato la prima volta che l'ha giocato e tuttora è un grande fan. Ma adesso basta spippolare From Software e passiamo al vero contenuto del video. Bloodborne esce a marzo del 2015, appena un anno dopo Dark Souls 2, un mese prima di Scholar of the First Sin e un misero anno prima di Dark Souls 3. Non oso immaginare che clima ci fosse negli studi di From Software in quel periodo, con tutta la mole di lavoro, ma in pieno stile giapponese, nonostante le strettissime date di scadenza, in qualche modo From Software ce la fa. E nel giro di 2 anni pubblica 2 titoli che verranno amati dal community e giocati per anni a venire. Forse anche 3 titoli, se vogliamo considerare Dark Souls 2 come amato dalla community. Come credo sappiate già tutti, a differenza dei Dark Souls che sono pubblicati da Bandai e Sekiro pubblicato invece da Activision, Bloodborne purtroppo è un'esclusiva PlayStation. Dico purtroppo non perché sia qualcosa di intrinsecamente negativo, per carità, ma perché attualmente è a causa di PlayStation che non possiamo goderci il gioco un po' svecchiato e senza frame rate bloccato. Bloodborne esce quindi come esclusiva PS4 e in quanto tale si distingue da quello che ormai sembra diventato lo stereotipo delle esclusive Sony. Il grosso action adventure blockbuster in terza persona come Uncharted, God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, Days Gone, insomma, avete capito. Bloodborne è un'esclusiva PlayStation più vecchio stile. Non a caso è stato realizzato in collaborazione con Japan Studio, il defunto studio first party di Sony che era responsabile per alcuni dei titoli più creativi e carismatici usciti su PlayStation. Gravity Rush, Ape Escape e i giochi di Fumito Ueda, Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Japan Studio contatta From Software durante lo sviluppo di Artorias of the Abyss, il DLC del primo Dark Souls, e propone a Miyazaki di sviluppare un gioco per Sony. Miyazaki è interessato alla proposta e accetta di lavorare ad un progetto per l'8ª gen di console. Siamo attorno al 2011-2012, quindi tecnicamente la PS4 non era neanche stata annunciata al pubblico. Lo sviluppo di Bloodborne parte quindi pressappoco nel 2012 e va in parallelo allo sviluppo di Dark Souls 2, dove infatti Miyazaki ha un ruolo più da supervisore. Dopo circa 3 anni di sviluppo, Bloodborne esce quindi nel 2015, venendo accolto generalmente in modo positivo e con entusiasmo sia da critica che da giocatori. Per quel che riguarda Japan Studio, che ha assistito allo sviluppo e al quale dobbiamo in primis l'idea della realizzazione di Bloodborne, purtroppo è stato seccato e chiuso nel 2021, durante l'era blockbuster di Sony, quando Jim Ryan voleva spostare totalmente il focus dalle esclusive sui titoli a grande budget e poi sui famosi 12 titoli live service. 4 anni dopo stiamo ancora raccogliendo i cocci derivati da quelle decisioni e nel caso di Japan Studio parecchie di quelle persone sono poi entrate a far parte di Team Asobi, realizzando Astrobot, vincitore dei Game Awards del 2024. Sì, so che il video è su Bloodborne e al momento sto andando un pochino fuori tema, ma penso sia importante stabilire quanto valore abbiano le esclusive made in Japan per un'azienda giapponese. Parlo spesso di come negli ultimi anni la maggior parte dei migliori giochi esistenti provengano dall'Asia e dal Giappone nello specifico, e il successo di Elden Ring, Astrobot, dei JRPG di Atlus come Metaphor o Persona e via discorrendo dimostra solo che Sony
dovrebbe puntare molto di più sui team giapponesi e su iniziative creative. Tornando al lancio di Bloodborne, il gioco fu recepito positivamente un po' da tutti, ma per dare un vero senso a questa retrospettiva cerchiamo di capire che critiche furono poste ai tempi al lancio di Bloodborne e vediamo se sono ancora valide a distanza di 10 anni. D'altronde, anche se non abbiamo ricevuto una re-release come un remake o una remastered, negli anni il gioco ha ricevuto diverse patch che hanno sistemato diversi problemini. Il primo grosso problema di cui tutti si sono lamentati era la fin troppo elevata lunghezza dei caricamenti. E sì, porco dena, ci stavano dei caricamenti che duravano quasi un minuto per respawnare alla lanterna. Nella 1.0, dopo una morte, toccava aspettare circa 40 secondi e passa per respawnare. E forse, detta così, 40 secondi magari non vi sembrano tanti, ma vi assicuro che mentre state giocando, soprattutto dopo una morte, in un gioco dove morire non è che sia così raro, pausare ogni volta per quasi un minuto diventa particolarmente frustrante. Probabilmente, mo che ci penso, in alcune zone ci si mette prima a fare il percorso dalla lanterna ad una boss fight che a respawnare dopo una morte. Grazie al cielo questo problema è stato fissato poco dopo con la versione 1.03, riducendo il tempo ad una quindicina di secondi. E adesso, se giocate al gioco su PS5, è molto probabile che i caricamenti siano ancora più veloci, visto che, a differenza della PS4 che utilizzava un hard disk come dispositivo di archiviazione, la PS5 utilizza una SSD. Altro terrificante problema che affliggeva il gioco al lancio era il frame rate poco stabile. Ammettiamolo, 10 anni fa erano altri tempi. E i consolari forse manco sapevano cosa fossero i 60 fps, quindi quasi nessuno si lamentava che il gioco fosse loccato a 30. Più che altro il problema grosso è che quei 30 non erano nemmeno stabili. Sulla PS4 base numerose zone dove ci sono tanti nemici o effetti a schermo risultavano in stutter o cali di frame. Chi aveva una PS4 Pro poteva attivare la modalità boost che aiutava abbastanza con queste problematiche, ma anche dopo numerose patch nel 2025, se avete intenzione di giocare Bloodborne su una PS4 base, soprattutto in coop, magari con altre due persone, preparatevi ad un casino di cali di frame, stutter in zone come Old Yarnam o il villaggio dei pescatori. Buona notizia però per chi ha una PS5, a quanto pare questa console è abbastanza potente da far girare Bloodborne, ma comunque niente 60 fps. Arrendetevi, non li avremo mai. Altra critica dei tempi, che però purtroppo è ancora valida perché durante questo tempo non c'è mai stato un vero e proprio fix per aggiustare questa cosa, è il funzionamento del multiplayer. Chi è un veterano dei giochi From saprà che la coop è sia la cosa più divertente e bella che From abbia aggiunto ai vari Souls, ma anche la più grande aberrazione mai compiuta da un team di sviluppo per integrare una forma di multiplayer nel gioco. Se sulla carta le evocazioni e le invasioni sono qualcosa di geniale e divertente, nel funzionamento pratico, anzi nella realizzazione pratica, c'è molto da migliorare. Non solo il multiplayer nei giochi From è super limitato, buggato in alcune zone, poco intuitivo per un nuovo giocatore, ma in Bloodborne è peggio che mai. Sapete, perlomeno su Dark Souls, se vuoi giocare con un amico, metti la stessa password, metti il segno a terra, l'altro aspetta che compare e quando lo vede ti evoca. Sì, pure quel sistema ovviamente c'ha qualche problema, ma la maggior parte delle volte funziona. In Bloodborne non lo capisci nemmeno se il multiplayer sta funzionando. Uno deve suonare la campana di richiamo e l'altro deve suonare la campana piccola. Non compare nessun segno a terra di conferma per farti capire sì, il multiplayer funziona e sei connesso col tuo amico. No, non compare nulla. Una volta che attivi la campana devi solo aspettare. Se sei fortunato, dopo qualche decina di secondi ti evochi col tuo amico e riuscite a giocare insieme. Se sei sfortunato e per una delle 20.000 variabili che portano il multiplayer di questo gioco a non funzionare correttamente e non vi evocate nei primi 20 secondi, buona fortuna ad aspettare all'infinito accanto ad una lanterna mentre ste campane continuano a suonare e voi girate in tondo per 10 minuti nella speranza che il gioco vi matchi insieme. Sono davvero contento che grazie alla popolarità di Elden Ring alcune cose della community siano finalmente arrivate a Miyazaki, come l'esistenza della mod Seamless Coop, perché almeno il Fra ha finalmente realizzato che il mondo vuole un'esperienza cooperativa continua, non super limitata e funzionante, senza rievocarsi dopo ogni zona, con muri invisibili, nebbie in mezzo alla mappa e specifiche zone di gioco con un player count cappato. In un'intervista ha pure detto che considereranno di rendere la coop più simile alla Seamless nel prossimo titolo che faranno. Incredibile, ci sono soltanto voluti tipo
15 anni. Ultima critica negativa che ritengo abbastanza rilevante da citare in questo video è come la componente RPG di Bloodborne sia davvero ridotta all'osso, con parecchi equipaggiamenti di cui le statistiche di difesa e resistenza importano davvero poco. E sì, capisco che per la gente che veniva da Dark Souls, dove l'armatura e in generale la build del proprio personaggio erano cose importantissime che cambiavano radicalmente l'esperienza di gioco, la forma molto più action e scialla di Bloodborne poteva sembrare un downgrade, ma secondo me questo tipo di critica lascia un po' il tempo che trova. Nel senso, non sta scritto da nessuna parte che Bloodborne debba riprendere esattamente la struttura ruolistica e parametrica dei vecchi giochi From, ed è totalmente ok che il gioco sia più action, più frenetico e che si concentri meno su quell'aspetto. L'intero gioco è progettato per spingere il giocatore ad essere più attivo durante i combattimenti. A differenza di un Demon's o un Dark Souls, dove spesso e volentieri il giocatore assumeva un ruolo più passivo e reattivo nei confronti dei nemici, come aspettare la fine di un loro moveset per attaccare durante la finestra giusta, in Bloodborne, dopo aver perso della vita, la si può recuperare riattaccando velocemente i nemici. Non è necessario schivare e attendere tutto il moveset di un nemico per la finestra giusta, perché per come sono fatti i parry in questo titolo, in qualsiasi momento, con la giusta precisione e il giusto tempismo, si può interrompere la catena di attacchi dell'avversario e passare invece all'offensiva. Secondo me è solo un bene quindi che non ci siano delle armature super pesanti o particolarmente resistenti a qualcosa che rendono più facile lo scontro contro un boss o delle tipologie di nemici. Capisco la pialla di farsi in Dark Souls i 4 re con full armatura di Havel e ci sta. Quel gioco è progettato per fartelo fare, ma per la filosofia di gameplay che vuole trasmettere Bloodborne, forse avere degli equipaggiamenti eccessivamente parametrici sarebbe stato più a suo svantaggio che altro. E adesso che ci siamo liberati delle critiche negative rivolte a Bloodborne, parliamo invece delle critiche positive. Gli elogi che sono stati fatti a Bloodborne reggono ancora botta dopo 10 anni? In primis, l'estetica. E qua non mi ci sprego neanche più di tanto, è tuttora un gioco bellissimo da vedere e per un semplice motivo. Da sempre la bellezza estetica dei giochi di From Software non viene dalla pura fedeltà grafica, dal ray tracing, dalle texture 8K o da chissà cosa. No, viene dalla direzione artistica. E cazzo che direzione artistica della Madonna che c'ha Bloodborne. Per me è ancora inarrivata un'atmosfera come quella di Yharnam nei successivi titoli di From. Dai design delle armature alla mappa di gioco all'utilizzo dell'illuminazione nelle varie zone, c'è davvero qualcosa di speciale nella direzione artistica di questo gioco ed è semplicemente unica. Quindi sì, è ancora stupendo da vedere. È invecchiato graficamente? Sì, ovviamente, ma non ne influenza la vena artistica. Altro pro, che ai tempi fu un grande punto a favore del gioco, colonna sonora. A distanza di 10 anni, l'umanità ha cambiato radicalmente idea su cosa suoni bene, cosa suoni male? No, la colonna sonora è ancora incredibile. È ancora una delle migliori soundtrack mai fatte nella storia dei videogiochi e ho l'impressione che continuerà ad esserlo ancora per molto tempo. Level design. È invecchiato male? Abbiamo scoperto nuove frontiere del level design in questi 10 anni? In realtà sì, un pochino sì. Abbiamo avuto molteplici esempi di level design innovativo e rivoluzionario dall'uscita di Bloodborne ad oggi. Guardate ad esempio la filosofia dietro la costruzione della mappa di gioco di Breath of the Wild o dello stesso Elden Ring. E sapete cosa? Visto che il map design di Dark Souls 1 viene spesso accostato come quello di un Metroidvania 3D, vi dirò pure che un bellissimo indie come Pseudo Regalia è in grado di mandare avanti concetti del genere e di innovare in termini di level design. Ma onestamente tutti questi piccoli passi in avanti che abbiamo fatto durante il tempo non è che siano così grossi da rendere Bloodborne obsoleto. Anzi, non stiamo parlando di come sia invecchiato ad esempio il level design dei primi Tomb Raider al giorno d'oggi. Nello scorso decennio c'è sicuramente stata più innovazione sotto quel punto di vista rispetto al gap tra 2015 e 2025, dove pressappoco il modo di costruire mondi di gioco è rimasto grosso modo lo stesso, con qualche miglioria. Anzi, calcolate che c'è sta gente di Ubisoft che con Valhalla nel 2020 è riuscita a fare un lavoro peggiore nel map design che con Assassin's Creed Brotherhood, che è uscito esattamente 10 anni prima. Ma le viuzze arzigogolate, i paesaggi espressionisti, le shortcut improbabili, l'interconnessione che parte da Cathedral World e il modo segreto per accedere a Cainhurst rimangono tutte caratteristiche di design al giorno d'oggi che non sono invecchiate di un giorno, secondo me. Un po' più soggettive forse sono le opinioni riguardo le boss fight. Io adoro boss come Lady Maria o Gehrman e in generale qualsiasi nemico cacciatore
perché rendono i combattimenti molto più frenetici, quasi delle danze di botta e risposta, aspetto che poi verrà approfondito e masterato da From Software nel design del combat system di Sekiro. I boss bestiali sono quelli che mi piacciono di meno, ma comunque non li detesto poi troppo, a parte robe come la bestia assetata di sangue che ha un'intelligenza artificiale davvero stupida e rotta, o Pearl, dove la vera battaglia è contro la visuale e i movimenti randomici della camera. Fatemi sapere quali sono i vostri boss preferiti, quelli che avete più difficoltà. Non lo so, magari sono io stupido che ho difficoltà contro la bestia assetata di sangue e parla. Comunque, quello che voglio cercare di trasmettere con questo video è che, nonostante Bloodborne sia vecchio di 10 anni ormai, ed è vero che probabilmente qualche piccolo miglioramento se lo meriterebbe con una patch per next gen o un porting su PC, alla fine dei conti, se non l'avete ancora giocato e siete curiosi di recuperarlo, o se l'avete giocato ai tempi e non siete sicuri di volerlo rigiocare, se avete una PS5 non vedo perché non dovreste iniziarlo oggi stesso. La maggior parte dei problemi di ottimizzazione che c'erano su PS4 non ha alcuna influenza su come gira il gioco su PS5 e l'unico vero ostacolo che posso mezzo comprendere è il frame rate limitato a 30. La maggior parte di noi ci ha sempre campato in passato giocando a 30 fps su console e ormai se giocate Bloodborne su PS5 sono pure dei 30 molto solidi e bastano una decina di minuti per abituarsi. Bloodborne ora, come 10 anni fa, è un titolone, un gioco che ha fatto la storia di From Software e che, se vi piacciono i Souls-like, va assolutamente recuperato, cioè non c'è proprio nulla di cui stare a discutere. E ribadisco ancora una volta che attualmente è uno dei giochi esclusivi per PlayStation che si merita di più una re-release aggiornata. Cioè, ci becchiamo la remastered di The Last of Us 2, la remastered di Horizon e la remastered di Days Gone, che sono tutti titoli tecnicamente più avanzati e contemporanei di Bloodborne, e che tra l'altro stanno pure tutti quanti su PC, e lì lo lasciamo indietro. Dai, Sony, regalaci Bloodborne almeno per la PS6. Grazie a tutti per essere arrivati fin qua col video. Fatemi sapere che ne pensate voi di Bloodborne, se non vi piace per, non lo so, qualche motivo. Mi raccomando, commentate in modo passivo-aggressivo se non siete d'accordo con la mia opinione, iscrivetevi e mettete mi piace.